Crostata alla mandorla, quindi mandorlata, con un ripieno soffice, morbido di mandorle che si fonde con la confettura in un tutt'uno buonissimo. Iniziamo. Prepariamo la frolla, quindi 300 g di farina 00, 70 g di zucchero, le metto meno qui perché poi ce ne andrà anche nel ripieno, 2 uova, circa 7-8 g di lievito per dolci in polvere istantaneo, circa mezza bustina, qualche goccia di aroma di limone oppure un limone grattugiato. Puoi fare questo procedimento all'inizio tranquillamente in ciotola. Aggiungo 70 g di olio, in questo caso olio di semi di arachide, ma va bene anche di girasole oppure di oliva. O burro, se preferisci. E impasto così. È un impasto velocissimo, come vedi, basta compattare ed è pronto. Deve essere liscio così, compatto, morbido, e non va fatto riposare perché c'è l'olio, quindi non ha il burro e non deve riposare in frigo. Quindi lo stendo subito su carta da forno con poca farina sotto, in modo che me lo fa scivolare meglio, e allargo, quindi prima con le mani, poi col mattarello. La stendo finché si adatterà allo stampo, che in questo caso è di uno stampo già imburrato e infarinato di 30 cm, 28-30 cm, questo è 30. Quindi capovolgo la frolla, puoi lasciare anche, se non lo vuoi imburrare lo stampo, puoi lasciare la carta forno tranquillamente. Salgo sui bordi in modo che venga un bel contenitore capiente e bucherello leggermente il fondo con una forchetta. Per il ripieno 300 g di farina di mandorle oppure 300 g di mandorle tritate finemente, anche con la buccia va bene. E iniziamo ad aggiungere gli albumi. Come per i dessert alle mandorle, gli albumi potrebbero richiederne di più o di meno, quindi in genere ce ne vanno 3 per questo quantitativo, oppure puoi mettere 2 uova intere per non sprecare i tuorli. Infatti io comincio a mettere i 2 albumi, che però non sono sufficienti, e poi aggiungo estratto di mandorla, quindi per dare l'aroma più forte di mandorla. Già c'è un profumo. Se vuoi fare tutto senza glutine, puoi fare la base, quindi la crostata, la pasta frolla, con la farina di riso, così ripieno con le mandorle, farina di riso per la base e perfettamente senza glutine. Ora, siccome non è sufficiente, aggiungo i tuorli che avevo messo da parte, perché non mi va di sprecarli, quindi aggiungo i 2 tuorli, tutti e 2. Quindi alla fine ho messo 2 uova intere. Se tu non vuoi mettere i tuorli, che preferisci solo l'albume, aggiungi ancora albume fino ad arrivare alla consistenza giusta. 100 g di zucchero, quindi per questo avevo messo meno zucchero nella frolla, e impastiamo, così deve essere un composto abbastanza morbido. Così. I miei tuorli sono giallissimi perché sono di galline felici a terra, quindi hanno un colore giallo giallo. E lo metto in sacca a poche col beccuccio a stella.
Confettura di albicocche sulla base. Se vuoi puoi mettere anche altro tipo di confettura, tipo amarene, ciliegie, frutti di bosco, fragole, quello che vuoi. Anche ci sta bene tipo la marmellata di arance o di agrumi, va benissimo. Se non ami proprio le confetture puoi mettere crema spalmabile tipo Nutella oppure crema pasticcera o anche solo l'impasto alle mandorle. Con la sac à poche facciamo dei cerchietti come se fossero dei dessert alla mandorla praticamente, così. Oppure puoi fare le strisce, puoi fare qualsiasi disegno. Puoi metterle anche a cucchiaiate senza sac à poche tranquillamente. A me piaceva l'idea di fare tanti piccoli dessert sopra e quindi l'ho fatti così. Un'idea diversa, diciamo. E con il restante chiudo i buchetti che sono rimasti tra un cerchio e l'altro. Poco zucchero a velo sopra per dare l'aspetto proprio del dessert prima della cottura e riempiamo i dessert con le ciliegine o con le mandorle, anche va bene, mandorle intere messe al centro, ma le ciliegine fanno più colore più festa. Anche amarene allo sciroppo vanno benissimo. E voilà, pronta da infornare. 180 gradi statico, 175 ventilato per 30 minuti circa. Io uso il ventilato. Già il profumo di mandorla ha invaso la casa. Proprio buona buona deve essere. Una delizia. La faccio raffreddare e la sformo. Io ho questo stampo che si sforma così facilmente, ma va benissimo qualsiasi altro tipo di stampo. E voilà, una bella crostata, torta crostata diciamo, bella ricca e golosa, ma facilissima come hai visto. Guarda l'interno che meraviglia, buonissima, veramente morbida e golosa, a me te. E io magno, vabbè. Grazie per la visione come sempre, se ancora non l'hai fatto iscriviti al canale gratis, grazie, ciao ciao, alla prossima.